Altro video reazione oggi, visto che quello dell'altra volta era andato abbastanza bene, avete apprezzato, diciamo. E non me l'aspettavo, quindi è tempo di guardare le mie primissime skill. Parliamo dei primissimi mesi di allenamento, quindi dopo neanche un anno di allenamento, una cosa del genere se non erro. Quindi direi di partire subito, però prima vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. Per favore regà, è un grandissimo aiuto per me, quindi cliccate sul tasto rosso, è completamente gratuito, basta fa clic su iscriviti e ovviamente più il numero di followers salirà e più impegno ci metterò io a fare video di qualità, video tutorial, video così un po' di intrattenimento come quello di oggi. Iniziamo subito. Cuffiette. 3, 2, aspetta, ho sbagliato. 3, 2, 1. Inizia subito con una straddle plunge cavanna, così. La musica che sentirete sarà diversa da questa che sto sentendo io, perché se no YouTube per questioni di copyright crea problemi, quindi userò un'altra canzone. Se volete vedere il video originale vi lascio il link qua da qualche parte. Detto questo, straddle plunge chiuso in full, fatta un po' così, e poi la mia mossa speciale, tra virgolette, quella che mi è rimasta sempre abbastanza semplice, una bellissima V-sit. Vediamo. Allora non dirò nulla perché è uscito quello che è uscito in questo video, però da notare nella clip precedente, quella col giacchetto rosso, i pesetti a mo' di paralleline, perché non avevo le paralleline, quindi mi portavo al parchetto i pesetti da 2 kg. E B, sta cosa che sta iniziando adesso, orribile, con i guanti da meccanico, raga, usavo i guanti da meccanico quando dovevo fare gli esercizi a terra, perché lì c'era quel terreno un po' scomodo, quello che ti graffi tutto con i sassolini. Continuiamo. Diamond uscita così, guarda la telecamera. Lo sguardo alla telecamera, raga, quello è un classico, ma è un classico che è diventato così grazie a me. Lo so, raga, è brutto da dire, però è così. Mo' tutti gli atleti da 2, 3, 4 anni a sta parte, sempre che devono guardare la telecamera mentre fanno gli esercizi o mentre fanno le competizioni. Chi è stato il primo a fare queste cose? Io, fucking io! A fare linguacci, a fare occhiolini, a guardare la telecamera mentre facevo gli esercizi, sempre stato io, fin da inizio, io. Una bellissima plank a un braccio, elbow plank. E adesso guarda qua, ho bloccato proprio sul momento esatto. Qui, a parte i capelli verdi, perché andavo in giro con i capelli verdi, questo qua che state per vedere è proprio la primissima planche supina che ho fatto su sbarra. L'avevo fatta un paio di volte a terra, ma questa su sbarra primissima volta. Stavo a un evento di parkour, io mi sono messo a fare roba di calisthenics. Così, sbananata, però non male. Tutte riprese in controluce, non si vede niente. Qua stavo a casa. Stop. C'avevo il tutore al braccio, raga, perché ho avuto sempre problemi al polso e all'avambraccio, di conseguenza sinistro, visto che me l'ero fratturato solo 2 volte. Per vari motivi, non per l'allenamento. Però mi dava sempre un po' noia, quindi vabbè, ci facevo pure le planche con questo tutore, cosa che in teoria non andrebbe fatta, però. Planche supina a freddo, eccola qua. Questa è freddissimo, mi ricordo benissimo. Uno degli esercizi più stressanti, più sbagliati da fare a freddo, io a freddo. Infatti sono stato fortunato e non mi sono fatto male. Voi non fate come me, se no c'è il rischio che vi fate male. Comunque, se dovete lavorare sulle basi, quindi trazioni, dips, push ups, che quelle sono importantissime, vi ricordo potete andare sul sito andrearosa.fit.
E io infatti i primi mesi ho fatto quasi solo basi, e questi che state vedendo adesso erano i primi tentativi, le prime skill che ho iniziato a lavorare da poco. Ho fatto sicuramente 6, 7, 8, 9 mesi quasi solo basi, e poi ho iniziato a fare 2, 3 mesi, 4 mesi, non so adesso di preciso, le skill, ma poi io sono stato fortunato, ripeto, perché non mi sono fatto male quando facevo queste cose. Però raga, voi fate le cose con la testa. Un attimo. Da notare come c'avevo tutti i polsini, tutte fasce, tutte cose qua, pum, 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 gomito, polso, tutte le cose. Evidentemente c'avevo qualche fastidio, qualche cosa. È una cosa sbagliatissima allenarsi e forzare sulle cose. Bisogna dare tempo al corpo di recuperare, soprattutto i primi periodi, perché il corpo non è pronto a fare sti esercizi, comunque sono un po' innaturali. Sottoponete a stress continuo, fate le cose con calma, mettete su una buona massa muscolare, lavorate bene sul potenziamento e poi sempre con molta pazienza approcciate le prime skill. Non è che interessa a tutti fare le skill, quindi poi quello sta a voi. Avevo anche la zavorrona, se vedete non si nota, però quelle scarpe là pesavano 2 kg almeno. E il finale è bellissimo, un incastro tra la sbarra mentre faccio O-Up, quindi trazione monobraccio un po' supina, un po' prona, vado a chiudere tipo male perché ancora non sapevo bene come funzionava. Finito pure questo, non male, carino, con la canzone originale è decisamente meglio il video. Sono passati già 7 anni, quindi il tempo vola, raga, fa così. Vi ricordo di andare sul sito andrealarosa.it per i miei programmi di allenamento, in modo che non fate gli errori che ho fatto io. Adesso che ho tutta l'esperienza, che sono diventato istruttore, ho un approccio diverso agli allenamenti, quindi sicuramente i programmi sulle basi vi possono aiutare. Lasciate un like se vi è piaciuto, commentate facendomi sapere qual è la cosa più interessante di sto video, se le scarpe a mo' di zavorra, i 3000 polsini che avevo sul braccio sinistro, lo sguardo in telecamera quando ancora non andava di moda, la quarta opzione varie ed eventuali, quindi decidete voi. Ci vediamo presto.